Buongiorno a tutti. Qualcuno forse si aspetta che io oggi parli della faccenda di Rosarno. No, non ne parlo, dico soltanto una cosa. Non credo che ci sia bisogno di qualche spiegazione o di qualche retroscena. È una vicenda che raramente in Italia se n'è vista una più chiara, più lampante, più già spiegata, più evidente nelle sue ragioni. Sono ragioni naturalmente che non appartengono né alla destra né alla sinistra, dipendono proprio da un fatto secondo me mentale, culturale, di quel nuovo razzismo italiano col quale non abbiamo mai voluto fare i conti e che invece trovate per le strade di Rosarno, trovate in certe parti del nord, del centro, del sud, e che trovate anche ben raccontato nell'ultimo libro di Gian Antonio Stella, Negri, Froci, eccetera, che vi consiglio. Ed è un fatto di rimozione. Noi stiamo sentendo in televisione, leggendo sui giornali il nuovo schiavismo. Non c'è nessun nuovo schiavismo, nel senso che lo schiavismo era qualcosa di nobile al confronto di quello che è successo a Rosarno e di quello che succede spesso dalle nostre parti, che gli schiavi intanto avevano uno stipendio fisso e una dimora fissa quando c'era lo schiavismo. Questi prendono qualcosa quando viene e poi devono pure pagare il pizzo, e poi chi li fa lavorare, oppure chi utilizza e beneficia del loro lavoro, pretende che scompaiano nel momento in cui smettono di lavorare e ricompaiano nel momento in cui ricominciano a lavorare. E quindi, invece di fare delle politiche per dare una stabilità a queste persone, una stabilità giuridica con la cittadinanza e una stabilità esistenziale, con alloggio, il vitto, la regolarizzazione dei contratti, la pensione, tutto quanto fa stare mediamente tranquillo un lavoratore, niente, questo non esiste. Si devono lavorare, quindi questo non è schiavismo, questo è una concezione zoologica della persona umana, del lavoratore, e credo avesse molta ragione Zio Mauro ieri sera quando da Fabio Fazio ha detto: chissà dov'è la sinistra in questa vicenda, chi la sente, che voci ha, che cosa ha da dire su una faccenda del genere. La destra lo sappiamo come crede di risolvere questo problema, spostandoli, prendendoli, caricandoli e spostandoli da un'altra parte, come se questo fosse il modo di risolvere la situazione. Dopo aver lasciato prosperare e anzi avendo favorito le cosche come della mafia, anche dell''ndrangheta, che stanno anche dietro a questa vicenda, perché il pizzo, le bestie, no, gli schiavi lo dovevano pagare all''ndrangheta ovviamente. Il governo, dopo aver lasciato incancrenire e prosperare questa piaga purulenta insieme a una regione governata per metà da inetti e per metà da malavitosi, la Calabria, 35 consiglieri regionali indagati su 50, il 66%, pensa di risolvere il problema questa classe politica, da un lato tacendo il centro-sinistra o balbettando frasi fatte, dall'altra parte con gli sgomberi, come se spostare il problema da un'altra parte risolvesse il problema. Il problema rimane, anche perché lì ci saranno nuove bestie da Soma che verranno reclutate per fare i lavori che prima facevano quelle che sono state spostate, e dall'altro lato quelle che sono state spostate da qualche parte dovranno andare. Naturalmente voi leggete sui giornali bisogna espellerli, sì,
decenni che sentiamo che bisogna espellere i clandestini, e poi ne abbiamo già parlato, quindi non voglio tediarvi, ma sapete benissimo che le espulsioni sono finte. Le espulsioni sono finte. Quando sentite parlare di 40.000 espulsi nell'ultimo anno, sono tutte balle. Sono persone a cui viene dato il foglio di via, non sono persone che vengono caricate sui charter e riportate ai loro paesi, anche perché non si sa quali siano i loro paesi molto spesso, e anche perché soprattutto i charter costano. E le nostre forze di polizia, che dovrebbero occuparsi di queste cose, non hanno i soldi nemmeno per uscire dalle questure o dalle caserme, perché le macchine o sono rotte o, quando non sono rotte, sono senza benzina. Chiusa la parentesi, per dire che purtroppo non c'è niente da dire in più in questa storia, perché è molto chiara. Vorrei invece dire che bisogna ringraziare quelle centinaia di persone che sabato hanno manifestato a Milano, in Cordusio, contro l'intitolazione di non si sa bene se un parco, una strada, una piazza, un vicolo, chissà che cosa, a Bettino Craxi, sfidando naturalmente il diluvio. Intanto bisogna ringraziare Piero Ricca per avere promosso questa manifestazione insieme a tutti gli altri che poi vi hanno partecipato. Perché dico questo? È, come dice il figlio di Craxi, una manifestazione maramalda perché se la prende con un morto? Naturalmente no. Devo dire che se dipendesse da noi, Craxi riposerebbe in pace da 10 anni. Il problema è chi continua a resuscitarlo nella speranza di farne un uso politico non per i morti ma per i vivi. L'altro giorno ho intervistato Barbara Spinelli per Il Fatto e lei ha detto una cosa secondo me molto saggia, e cioè che quello che rivela questa ansia di riabilitare Craxi non è il gusto necrofilo di parlare bene di un morto, è il tentativo, aggiungo io, mascalzonesco, di utilizzare un morto per sdoganare e nobilitare i vivi. Se Craxi, pregiudicato per corruzione e finanziamento illecito, è un grande statista che va celebrato 10 anni dopo la morte, 15 anni dopo essere scappato latitante all'estero, a maggior ragione il suo figlio prediletto, Silvio, esce come un gigante, nonostante le apparenze anche fisiche. Perché esce come un gigante? Perché in fondo non è scappato, non è ancora scappato. E Craxi era il corrotto e lui era il corruttore. Quindi usano Craxi per nobilitare Berlusconi. E se questo centrosinistra si siederà al tavolo della riabilitazione di Craxi, non ci sarà alcun motivo per il quale non possa sedersi anche al tavolo della riforma costituzionale e di tutte le riforme che verranno in mente a Berlusconi. Del resto lo hanno già fatto nel 97-98 con la bicamerale, quando lui, non loro, la fece poi saltare, dopo 2 anni di inciuci. Quindi c'è un sondaggio di Mannheimer per il Corriere della Sera, dal quale emerge che ancora, nonostante 15 anni di bombardamento volto a farci credere che Craxi fosse un grande statista, ancora gli italiani in maggioranza non si sono fatti subornare. E ancora la maggioranza degli italiani è contraria all'intitolazione di una strada a Craxi, perché ancora la maggioranza degli italiani lo ritiene un politico corrotto. La maggioranza di questi è di centrosinistra, nel centrodestra c'è una lieve maggioranza favorevole a Craxi, ma c'è una importantissima minoranza che sfiora la metà degli elettori del centrodestra che di Craxi non vuole nemmeno sentirne parlare, e sappiamo benissimo di chi si tratta. Sono leghisti, sono missini che si ricordano bene quello che sapevano, non quello che pensavano, quello che sapevano
nel 92, 93, 94, le manifestazioni a cui partecipavano. E poi ci sono le persone per bene, perché ce ne sono sicuramente, un po' tarde di comprendonio magari, ma le persone per bene che votano per Forza Italia, alle quali si può persino raccontare che Berlusconi è un perseguitato, ma l'idea che lo fosse anche Craxi, questo non entra proprio in testa. Quindi la faccenda Craxi è un'occasione d'oro per le opposizioni per mettere in crisi Berlusconi, lasciandolo solo insieme a quella poveretta della Moratti a intestare le vie a Craxi. Perché abbiamo sondaggi che dicono che non ne vuole sapere nemmeno la metà dei suoi elettori. Metterlo in crisi di fronte alla metà dei suoi elettori non è mica una cosa da ridere. Del resto, gli stessi sondaggi dicono che la stragrande maggioranza degli italiani, e qui anche la maggioranza degli elettori del centrodestra, non vogliono nessuna legge che risparmi i processi a Berlusconi. Quindi anche lì il centro-sinistra avrebbe un'autostrada di fronte a sé per mettere in crisi Berlusconi di fronte alla gran parte del suo elettorato che lo ha votato perché facesse le cose che aveva promesso, ma non lo ha votato per fare delle cose che nel suo programma elettorale non ci sono, perché il processo cosiddetto breve non c'è, il legittimo impedimento non c'è, l'altra riforma, qual è più l'altra riforma? Aspettate, perché ne stanno facendo 3 contemporaneamente. Ah sì, certo, il lodo Alfano costituzionale, non c'è niente di tutto questo nel programma elettorale del centrodestra, e quindi le leggi ad personam che Berlusconi nega di stare facendo e che in realtà sta facendo sono un'ottima occasione per il centro-sinistra. In realtà il centro-sinistra proprio su queste sta calando le brache, soprattutto il PD naturalmente, e inciucciando come se questa grande maggioranza parlamentare che si sta creando intorno all'inciucio impunitario corrispondesse a una grande maggioranza del Paese. In realtà questi si stanno mettendo d'accordo per una cosa che la gente non vuole nemmeno sentire nominare, esattamente come l'80% votò a favore dell'indulto, contro il quale si schieravano il 90% degli italiani. Furbi questi qua del centro-sinistra. Appena ricevono un assist prendono la palla e la insaccano nella loro porta. Quindi Craxi, riabilitazione di Craxi, prodromica all'operazione impunità. Nel sondaggio pro o contro la riabilitazione di Craxi mi ha molto colpito il fatto che, se non ricordo male, 1/3 delle persone intervistate, o forse 1/4, una cifra enorme comunque, non si pronuncia dicendo non so niente di Craxi. Dato che siamo un paese di vecchi, è improbabile che quel quarto di italiani che risponde non so niente di Craxi siano ragazzini che all'epoca del 92-93 non c'erano o erano in fasce. Temo che ci sia una gran parte di persone che c'erano, che magari guardavano i telegiornali, leggevano i giornali, sentivano parlare, sapevano, ma questo bombardamento a reti unificate in questi 15 anni ha fatto loro dimenticare quello che avevano visto e saputo su Craxi, e quindi oggi non hanno un'opinione perché non sanno. Allora, per quello che può servire, ma un po' gira questo passaparola, ho letto con commozione gli autoelogi che si è fatto il Quirinale perché l'ultimo messaggio di Capodanno è stato visto da, credo, 40.000 persone su YouTube. Non vorrei bestemmiare, ma passaparola, ci sono delle settimane che lo vede 10 volte tanta gente rispetto a quella che ha visto il soporifero sermoncino di Capodanno. Non lo dico per vantarmi, lo dico semplicemente per dare un ordine di numeri, no? Un ordine di numeri. Grande successo del sermone di Capodanno, mamma mia! Come siamo ridotti in un paese di 60 milioni di abitanti, ti hanno visto in 40.000 e invece di andare a nasconderti lo fai pure sapere ai giornali, no, per dire, però lasciamo perdere perché non vorrei demonizzare o seminare odio
anche nei confronti di quel santuomo. Ritornando a noi, un po' serve questo spazio perché un po' fa circolare informazioni, allora volevo dare 2 o 3 informazioni, soprattutto a quelli che hanno le idee un po' confuse, a quelli che hanno sentito parlare prima di latitante e poi di esule, quelli che sentono parlare di statista mentre prima sentivano parlare di corrotto. Allora, 2 o 3 cose, una specie di vademecum di autodifesa in vista del triduo di celebrazioni con pellegrinaggi ad Hammamet eccetera che si annuncia per i prossimi giorni. Primo, in quali condizioni giuridiche si trovava Craxi quando è morto nel 2000? Si trovava nelle condizioni di un pregiudicato con 2 condanne definitive, 5 anni e 5 mesi. La prima, scusate, consulto una cosa che ho scritto sul fatto e così evito di dirvi cose imprecise. 5 anni e 5 mesi per corruzione, le tangenti Eni-SAI, e 4 anni e 6 mesi per le tangenti della metropolitana milanese, finanziamento illecito. Che cos'è Eni-SAI? Eni-SAI è un accordo che fece l'Eni, un'azienda pubblica, con la SAI, un'assicurazione privata di Salvatore Ligresti, che in cambio dell'affidamento delle polizze dei dipendenti dell'Eni alla SAI, la SAI corrispose tangenti al Partito Socialista nella persona di Craxi e di altri. Condanna definitiva, 5 anni e mezzo. Metropolitana milanese era la metropolitana milanese, un cantiere dopo l'altro, la linea 1, la linea 2, la linea 3, sempre stata feudo dei socialisti, che imponevano non solo loro, anche tutti gli altri partiti, anche il PC, anche la DC, anche i repubblicani, anche i socialdemocratici, infatti sono stati tutti condannati i rappresentanti dei vari partiti. L'unica differenza fra i vari partiti e il PSI è che mentre la DC aveva il segretario a Roma, i repubblicani pure, i socialdemocratici pure e i comunisti pure, il segretario socialista stava a Milano e personalmente si occupava delle tangenti. Questa è la ragione per cui per la metropolitana hanno condannato Craxi. Poi c'erano molti altri processi che Craxi aveva, che erano già ben avviati quando è morto. Uno si era concluso per prescrizione dopo che era stato condannato in primo grado e prescritto in appello, è quello per i 21 miliardi di finanziamento illecito che Craxi gli aveva versato in Svizzera dai conti della Liberian, in corrispondenza con l'approvazione della legge Mammì fra il 90 e il 92. E poi c'erano i processi che erano in corso. Per esempio Craxi, quando è morto, aveva già ricevuto 3 condanne in appello, e non per reatucoli da 4 soldi. Finanziamento illecito per la maxi tangente Enimont, gli erano toccati 8 miliardi dalla famiglia Ferruzzi di Gardini. 5 anni e mezzo per le tangenti Enel, corruzione, appello anche quello, primo grado e poi appello. 5 anni e 9 mesi per la bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano che Craxi aveva contribuito a depredare con il famoso mazzettone che gli arrivò sul conto protezione grazie alle intermediazioni di Licio Gelli e di Roberto Calvi. E poi c'erano già 3 rinvii a giudizio, oltre a tutto quello che vi ho detto, altri 3 rinvii a giudizio che stavano in fase di udienza di giudizio di primo grado, dopo l'udienza preliminare, per una mega evasione fiscale sui ricavati delle tangenti, per le tangenti dell'autostrada Milano-Serravalle, la Milano-Genova, l'autostrada del mare, e poi per le tangenti sulla cooperazione del terzo mondo, un processo che riguardava ruberie incredibili fatte con la scusa di aiutare la Somalia o per aiutare il Perù. La metropolitana di Lima è costata un'ira di Dio, non è mai stata costruita naturalmente, sono tutti soldi che si sono rubati i politici e i costruttori italiani. I magistrati di Milano dunque hanno messo in piedi, e non solo di Milano, il processo della cooperazione stava a Roma, una decina di processi, tutti quanti avviati
è verosimile che anche quelli in appello sarebbero presto arrivati in Cassazione, ed essendo 3 le condanne in appello è molto probabile che Craxi avrebbe beccato ben più dei 10 anni che già doveva scontare quando è morto, e che non aveva iniziato a scontare perché era scappato latitante tra il 94 e il 95, era scappato nel 94 e poi nel 95 era diventato ufficialmente latitante quando i giudici di Milano avevano spiccato i 2 famosi mandati di cattura. Questo era il suo status giuridico, un pregiudicato latitante. Non è vero che i giudici di Milano gli abbiano impedito di tornare in Italia, anzi non vedevano l'ora. Naturalmente se tornava in Italia veniva arrestato come chiunque altro. È lui che non ha voluto tornare in Italia per non pagare le conseguenze delle sue condanne. Quando voi leggete gli fu impedito di tornare in Italia, ma manco per sogno, dice, ma non le hanno consentito di operarsi in Italia perché aveva il piede infettato dalle conseguenze del diabete. Ma quando mai? Nessuno si è mai, i magistrati non possono mica decidere dove deve operarsi qualcuno. Certamente se fosse stato operato in Italia lo avrebbero piantonato in ospedale fino a che le condizioni di salute non avessero consentito il suo arresto. Quindi non è vero niente che sia stato impedito nulla a Craxi. I soldi, perché molti dicono, ma però D'Ambrosio nel 96 ha detto che Craxi non rubava per sé. Certo che l'ha detto nel 96, quando non c'erano ancora sentenze definitive dalle quali risultava che Craxi rubava per sé. I magistrati le prove utilizzano per dare giudizi, non è che utilizzano la fantasia. Dopo sono arrivate sentenze definitive nelle quali si scrive che Craxi rubava per sé. E chi è che lo dice che Craxi rubava per sé? Lo dicono i suoi principali collaboratori, e lo dicono le carte bancarie, non lo dice il teorema del non poteva non sapere, anche perché non esiste il teorema non poteva non sapere. Quella si chiamerebbe prova logica. Può capitare che qualcuno venga condannato perché i magistrati ritengono che magari, non lo so, essendo sicuramente presente sul luogo del delitto, nell'ora del delitto, non poteva non sapere che si stava commettendo un delitto. In quel senso la prova logica ha un valore. Ma nessuno viene condannato perché, dato che era il segretario del partito, allora tutto quello che succedeva nel partito era colpa sua. Questo non è mai successo. La responsabilità è stata individualmente riscontrata nel suo caso. I magistrati vanno in cerca del tesoro di Craxi e lo trovano. Ne trovano un pezzo, perché Craxi aveva messo in piedi un sistema di occultamento dei fondi neri suoi e del partito, che era una specie di giro del mondo, di caccia al tesoro. C'erano conti in Svizzera, in Liechtenstein, nei Caraibi, addirittura in Estremo Oriente, a Hong Kong. Il pool di Mani Pulite ha accertato grossomodo passaggi di denaro di 150 miliardi di lire, è solo quello che i magistrati sono riusciti a ricostruire, quindi figuratevi quello che non sono riusciti a ricostruire, quant'era? 150 miliardi di lire. Craxi aveva molti prestanome che gli incassavano, gli facevano fruttare, gli gestivano quei fondi e quei conti: Mauro Giallombardo, Giorgio Tradati, Maurizio Raggio, Jorge Vallado, Silvano Larini, e poi una strana coppia, Gianfranco Troielli e Agostino Ruiu, che lavoravano per l'INA Assitalia e che furono protagonisti di un tourbillon di conti e di operazioni fra Hong Kong e le Bahamas. Di quei conti e di quelle operazioni non si è mai trovata traccia. Perché? Perché i magistrati è dal 92 che stanno aspettando una risposta da Hong Kong alle loro rogatorie, e la risposta non è mai arrivata. Se leggete il Fatto Quotidiano, in questi giorni racconteremo un po' di cose su questo sistema occulto nel sistema occulto di Craxi. Si dirà, erano conti per finanziare il partito? Assolutamente no. C'erano anche conti per finanziare il partito, e quelli li gestiva Vincenzo Balsamo, che era il tesoriere, che poi è morto, non in carcere, è morto di infarto ai tempi delle indagini, e
e su Balsamo si è cominciato a scaricare tutte le colpe del mondo, no? Quando hai il morto sul quale scaricare i fulmini, il morto diventa un parafulmine, quindi tutti a dare addosso a Balsamo. In realtà Balsamo dalle sentenze esce almeno parzialmente riabilitato, perché i giudici dicono: attenzione, conto sono i conti del partito, Balsamo, un altro conto sono i conti di Craxi, dei quali Balsamo non c'entrava niente, e che venivano usati da Craxi per i fatti suoi, non per i fatti del partito. Craxi personalmente, affidati non al tesoriere del partito ma a un suo compagno di scuola, Tradati, aveva 3 conti all'estero. Uno si chiama Constellation Financière, dal nome di una società panamense che aveva appunto questo conto appartenente a Craxi presso la banca SBS di Lugano. Poi c'era il Norder Holding 7105 che era aperto presso la Carlaridien Bank di Ginevra, e poi ce n'era uno intestato a un'altra panamense, la International Gold Coast, che stava presso l'American Express di Ginevra. Dopodiché Di Pietro ne scopre anche un quarto in Liechtenstein a Vaduz, intestato a una fondazione di nome Arano. Questi sono i 4 conti di Craxi in Europa, quelli scoperti dai magistrati. Scusate. Nella sentenza Oliberian, che è stata confermata in Cassazione, prescrizione del reato accertato in primo grado con la condanna e poi prescritto, scusate ancora, nei successivi gradi di giudizio, si legge, scrivono i giudici: Craxi è incontrovertibilmente responsabile come ideatore e promotore dell'apertura dei conti destinati alla raccolta delle somme versategli a titolo di illecito finanziamento quale deputato e segretario esponente del PSI. La gestione di tali conti non confluiva in quella amministrativa ordinaria del PSI, ma veniva trattata separatamente dall'imputato, cioè da Craxi, tramite i suoi fiduciari. Significativamente Craxi non mise a disposizione del partito questi conti quando vennero scoperti. C'erano prima Benvenuto e poi Del Turco, i suoi successori alla guida del PSI, che nel 1993 cercavano inutilmente di mettere le mani su qualche soldo perché dovevano pagare i dipendenti, i giornalisti dell'Avanti. Da Craxi i conti, scrivono i giudici, non li ha messi a disposizione. Sui 2 conti Constellation Financière e Norder Holding, quelli gestiti appunto dal suo compagno di scuola Tradati, Craxi riceve la maxi tangente di Berlusconi e poi riceve su Norder Holding altri 35 miliardi almeno da aziende pubbliche e private, pubbliche come l'Ansaldo e la Italimpianti e private come la Calcestruzzi del gruppo Ferruzzi e la Techint. Nel 98 la Cassazione sequestra conservativamente 54 miliardi di beni a Craxi, anche se poi non riesce mai a metterci le mani sopra perché sono stati fatti sparire. Secondo i laudatores di Craxi, Craxi è stato condannato perché non poteva non sapere, ma i giudici tengono proprio a precisarlo che non è per quello che l'hanno condannato. Nella sentenza Oliberian d'appello, che poi è stata resa definitiva dalla Cassazione, si legge: non ha alcun fondamento la linea difensiva incentrata sul presunto addebito a Craxi di responsabilità di posizione per fatti da altri commessi. Risulta dalle dichiarazioni di Tradati che egli si informava sempre dettagliatamente dello stato dei conti esteri e dei movimenti sugli stessi compiuti. Tutto era cominciato, racconta Tradati, nei primi anni '80. Tradati, tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, riceve una richiesta da Craxi. Dice: Bettino mi pregò di aprirgli un conto in Svizzera, io lo feci all'SBS di Chiasso. Scusate, ho perso la linea, eccolo qua, intestandolo a una società panamense che è appunto Constellation Financière. Funzionava così: la prova della proprietà del conto consisteva in una azione al portatore che io consegnai a Bettino. Io restavo il procuratore del conto. Su quel conto cominciano ad arrivare somme consistenti, tant'è che nell'86 già ammontano a 15 miliardi. Craxi è Presidente del Consiglio nell'86. Poi il deposito si sdoppia
e nasce l'altro conto, l'International Gold Cost, che viene affiancato da un conto di transito, il Northern Holding. Il Northern Holding è un conto che gli viene messo a disposizione da un funzionario dell'American Express, Ugo Cimenti, per rendere i versamenti e i movimenti meno identificabili, è un conto schermo. Anche lì confluiscono sul secondo conto, International Gold Cost, altri 15 miliardi. Di Pietro, nell'interrogatorio a Tradati, interrogatorio pubblico, non so se ci sia su YouTube, ma è un momento esilarantissimo dell'inchiesta Mani Pulite, Di Pietro chiede a Craxi e chiede a Tradati a un certo punto, dice: ma come facevate a distinguere i versamenti che erano destinati a Cimenti dai versamenti che erano destinati a Tradati, e cioè a Craxi, visto che comunque il conto lo aveva messo a disposizione Cimenti e lo usava pure lui? E Tradati risponde: per i nostri versamenti si usava il riferimento, nell'operazione, si usava il riferimento grain, che vuol dire grano. Risate ovviamente in aula. I soldi a Craxi venivano individuati segnando come riferimento dell'operazione grano, la battaglia del grano, no? Poi esplode Tangentopoli e Craxi chiede a Tradati di andare in Svizzera a svuotare i conti e spostare i soldi da un'altra parte perché temeva che i magistrati glieli sequestrassero. E lui dice: io rifiutai perché aveva paura di finire in galera e fu incaricato qualcun altro, e cioè Maurizio Raggio, che va in Svizzera e spazzola via i soldi di Craxi e se ne scappa in Messico con una 50 di miliardi e la contessa Vacca Augusta al seguito. Dice Tradati: so che hanno, nel caso di Raggio e Craxi, comperato anche 15 kg di lingotti d'oro. Con tutti quei soldi che cosa ci hanno fatto? Tra le altre cose li hanno convertiti in lingotti d'oro. I soldi non finirono al partito, a parte 2 miliardi per pagare gli stipendi. Bontà sua, di quei 50, Craxi ne fa mettere a disposizione del partito 2 per pagare un po' di gente. E il resto che cosa succede? Il resto se lo mangia Raggio, 15 miliardi per la latitanza di 2 anni, molto spendaccione il ragazzo, e il resto lo riporta a Craxi. Oppure lo nasconde su depositi cifrati alle Bahamas, alle Cayman e a Panama. Che uso ha fatto negli anni di quei soldi che aveva in Svizzera, prima e dopo che Craxi facesse svuotare i conti da Raggio? Questo lo si legge anche qua nelle sentenze divenute definitive in Cassazione. Craxi, scrivono i giudici, dispose prelievi sia a fini di investimento immobiliare, l'acquisto di un appartamento a New York, e poi altre operazioni farà alla Twill, a Madonna di Campiglio e a Milano. Comprava case, sia per versare alla stazione televisiva Roma Cine TV, di cui era direttrice generale Ania Pieroni, legata a Craxi da rapporti sentimentali, un contributo mensile di 100 milioni al mese. Pensate, pagava rate di 100 milioni di lire al mese per pagare una televisione alla sua amante. Erano tutti soldi nostri, naturalmente, quindi non stiamo violando la sua privacy, stiamo andando a vedere dove finivano i soldi nostri. Lo stesso Craxi poi dispose l'acquisto di una casa e di un albergo a Roma intestati alla Pieroni, alla quale faceva pure pagare la servitù, l'autista e la segretaria. Alla TV della Pieroni arrivarono poi 1 miliardo da Giallombardo, che è un altro prestanome, e 3 miliardi da Raggio, che gestivano vari fondi occulti. Craxi lo diceva sempre a Tradati: dobbiamo diversificare gli investimenti, e Tradati eseguiva. Scrivono appunto i giudici: 2 operazioni immobiliari a Milano, una a Madonna di Campiglio, una a La Twill. Poi Craxi regala $500 milioni di lire a suo fratello Antonio, poi gli compra una villa. E il PSI? Raggio, scrivono i giudici, ha sempre manifestato stupore per il fatto che dopo la sua cessazione dalla carica di segretario del PSI all'inizio del 93, Craxi si sia astenuto dal consegnare al suo successore i fondi contenuti nei conti esteri, per forza, perché i conti esteri erano suoi, non erano del partito. A questo punto ci sono poi altre spesucce, come quelle per affittare un villino a Saint-Tropez al figlio Bobo, e così anche Bobo va a fare l'esule in Costa Azzurra, una spesuccia da niente, un'80 di milioni di lire. I difensori di Craxi, quando Craxi muore e la famiglia tenta con successo di gabellarlo
per un esule perseguitato e non per un corrotto latitante, vanno dalla Corte europea di giustizia di Strasburgo nella speranza di far dichiarare che il pool di Milano, i giudici di Milano, eccetera, hanno perseguitato questo santuomo. Il problema è che vengono respinti con perdite. Infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo respinge la richiesta di dichiarare illegittima la condanna per la metropolitana milanese, e la condanna, non ve l'ho detto prima, per la quale Craxi è stato accertato che riceveva le tangenti della metropolitana dall'architetto Larini, un altro dei suoi prestanomi, che gli portava i soldi nel suo ufficio di Piazza Duomo a Milano, e dice Larini, li lasciavo in contanti nella camera di riposo di Craxi, perché Craxi aveva lo studio, aveva la segreteria e poi aveva una stanza con un lettino per riposarsi. Ecco, i soldi Larini glieli rovesciava sul lettino, altro che non poteva non sapere. Difficile, se ti metti a dormire, trovi una montagna di banconote, te ne accorgi, no? Non poteva non sapere. Bene, questa è la sentenza metropolitana milanese, che ovviamente è fondata su quegli elementi rocciosi. Larini che racconta dove gli metteva i soldi, oltre che sul tavolo della segretaria, la famosa Enza Tomaselli. E quindi i giudici dicono: ma non c'è trippa per gatti, cari avvocati di Craxi. Interessante vedere come rispondono i giudici stranieri alle pretese degli avvocati dei politici italiani. Rispondono: non è possibile pensare che i rappresentanti della Procura di Milano abbiano abusato dei loro poteri, anzi, il dibattimento ha seguito i canoni del giusto processo e le lagnanze dell'imputato e dei suoi avvocati sulla presunta parzialità dei giudici che l'hanno condannato non si fondano su nessun elemento concreto. Va ricordato che il ricorrente è stato condannato per corruzione e non per le sue idee politiche. Ecco perché in tutta Europa quello che sta succedendo con il caso Craxi fa scandalo, mentre invece in Italia è considerato normale, tanto a destra quanto a sinistra, salvo appunto da quelli che hanno voluto far sapere in maniera molto importante che non ci stanno. Se seguite questa settimana il Fatto Quotidiano, credo proprio che lanceremo una raccolta di firme da mandare singolarmente al sindaco Moratti per far sapere che noi non ci stiamo e che noi non vogliamo essere rappresentati nella toponomastica da ladri e corrotti, perché bisogna ricominciare a usare le parole e a chiamare ladri i ladri. Passate parola, buona settimana. Un grillo per